Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione. Andiamo avanti sul web part relativamente sempre a questo primo blocco testo, elementi multimediali e contenuti, e in questa lezione andiamo a vedere due web part contemporaneamente perché sono molto simili, si differenziano soltanto per piccoli aspetti e quindi le vedremo insieme, cioè l'invito all'azione e il pulsante. L'invito all'azione si distingue dal pulsante perché oltre a poter inserire un pulsante con un link, ci può essere anche una scritta che invita appunto a compiere questa azione, quindi a cliccare sul pulsante, e poi si può inserire anche un'immagine di sfondo, mentre sul pulsante si può inserire semplicemente il testo del pulsante e il link senza l'immagine di sfondo e senza nemmeno questa scritta qui in alto che vedi che riguarda l'invito all'azione. Quindi clicchiamo su invito all'azione dove potremo scrivere la descrizione, poi potremo inserire un pulsante, come dicevo un'immagine di sfondo, quindi andiamo ad aggiungere il pulsante che vogliamo, nel senso che andremo qui a scrivere l'invito, iscriviti al corso e riempi il form. Poi ora quando andremo su SharePoint vedremo dove andremo a finire con questo link, cioè su Forms per riempire il form online e iscriversi al corso. E poi abbiamo il risultato grafico che vedi è molto carino, con un'immagine di sfondo, l'invito all'azione e il pulsante appunto per iscriversi al corso, quindi per raggiungere il form di Forms. Quindi torniamo indietro, andiamo al semplice pulsante dove invece qui avremo la possibilità soltanto di creare un collegamento, quindi andremo a creare, dopo aver cliccato sul pulsante, la nostra etichetta e il nostro link, e poi anche in questo caso avremo il risultato del nostro pulsante. Anche in questo caso ho preparato un link al programma del corso su Sway, ora lo vedremo, e quindi cliccando qui andremo al programma del corso. Quindi abbiamo visto sia l'invito all'azione che il pulsante, che come hai visto sono degli oggetti, delle web part molto simili e che quindi ho trattato simultaneamente anche per risparmiare tempo. Quindi andiamo su SharePoint e ti faccio vedere quello che io ho fatto per creare le diapositive. Ecco, questo è l'invito all'azione e questo è il pulsante. Quindi invito all'azione, iscriviti al corso, riempi il form. Chiaramente qui si presuppone il fatto che molte persone le abbiamo invitate come membri nel nostro sito SharePoint, quindi fanno parte del nostro sito SharePoint come membri o come ospiti. Ovviamente come si fa lo abbiamo visto nella sezione dedicata alla configurazione dell'account Office 365, quindi fanno parte dell'account e possono interagire con l'account, anche se poi per far riempire un form di Forms si può anche non essere membri dell'account, si può riempire via web e ci arrivano i dati direttamente dentro il form. Poi vedremo nella parte dedicata a SharePoint e Power Automate come far arrivare direttamente i dati del form dentro un elenco SharePoint in maniera automatica senza che noi dovremo fare più niente. Quindi se io vado a cliccare qui riempi il form, vado a questo form in Forms, che è un'altra bella applicazione di Office 365 dove iscrizione al corso di cucina toscana. Qui si potranno andare a mettere tutti i dati anagrafici, nome e cognome, residenza, indirizzo, codice fiscale, cellulare, email, anche l'allegato di un documento d'identità, il consenso al trattamento dei dati personali, e poi dopo vedremo in quella sezione come far confluire questi dati automaticamente dentro un elenco SharePoint senza dover fare più niente. Per quanto riguarda il pulsante, invece ho indirizzato questo pulsante a un link di Sway, che è un ambiente per le presentazioni, dove qui io ho immaginato di presentare questo corso di cucina, quindi la cucina toscana. Poi andremo ad elencare dei punti sui piatti che verranno trattati, la cucina pugliese, la cucina emiliana. Quindi come ho fatto a ottenere questi risultati? Andiamo come al solito in modifica e quindi cliccando facciamo qualche altro link, clicchiamo qui, andiamo a scegliere invito all'azione
e quindi io qui posso andare a scrivere il testo, quindi posso andare a scrivere un testo che può dire ecco i piatti della cucina pugliese. Poi chiaramente cliccando, ovviamente mi serve anche un link, clicco qui e qui posso mettere anche una descrizione. Qui posso aggiungere un'etichetta del pulsante, visualizza, per esempio, visualizza. Poi posso andare a cercare su internet, per esempio, un link relativo alla cucina pugliese, digito invio su Google e vado a scegliere un link che mi rimanda, che rimanda gli utenti del mio sito del team alla cucina pugliese. Quindi, per esempio, la cucina pugliese, ricette tipiche pugliesi. Io vado a cliccare su questo link, quindi lacucinapugliese.org, lo seleziono con un doppio clic, CTRL C, torno in SharePoint e qui vado a incollare questo link. A questo punto ecco, vedi che la web part si è composta, quindi andiamo a inserire anche un pulsante, quindi qui cliccherò su pulsante dove non avrò la possibilità di mettere tutte queste cose. Qui ovviamente posso aggiungere anche un'immagine, quindi immagine di sfondo modifica, quindi posso andare a cercare un qualcosa che riguarda la cucina pugliese, come abbiamo fatto precedentemente, cucina pugliese, invio e per esempio vado a prendere questo piatto e lo inserisco come sfondo di questo invito all'azione. Per quanto riguarda il pulsante invece potrò scrivere soltanto un testo del pulsante e il link dove voglio indirizzare la persona. Quindi qui posso scrivere piatti, diciamo la ribollita fiorentina, la ribollita fiorentina. Andiamo a cercare questa cosa su Google, la ribollita fiorentina, ribollita la ricetta originale, clicco qui, quindi vado con un doppio clic a selezionare questo link, torno su SharePoint e nel pulsante inserisco questo link. A questo punto vado a cliccare come al solito su Repubblica e tutte le modifiche che io ho apportato al sito internet adesso sono visibili ed ecco che posso raggiungere questo sito, ecco i piatti della cucina pugliese, posso raggiungere questo sito oppure posso raggiungere la ricetta della ribollita fiorentina e raggiungere appunto anche quest'altro sito. Come hai visto, tutto molto semplice. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!